Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Questa mattina ho aggiornato il mio iPhone 13 Pro ad iOS 15.1 che è disponibile per tutti al download. Il tempo di giochicchiarci un pochettino e di capire quali sono le novità più importanti e eccomi qui pronto a raccontarvele in questo video. Prima di cominciare però vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto e magari di attivare anche la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video e se vi va lasciate anche un mi piace per supportare il mio lavoro. Come vedete dallo sfondo del mio Mac qua dietro, anche per Mac è uscita la nuova release macOS Monterey. Se volete il video con le novità di macOS Monterey lasciate un commento qua sotto. Direi di non perdere altro tempo e vi mostro tutte le novità che porta con sé iOS 15.1. La prima novità che voglio mostrarvi si chiama Share Play. Infatti se il vostro iPhone è aggiornato ad iOS 15.1 potete andare nelle impostazioni e abilitarla. Attraverso questa funzione potrete andare a condividere lo schermo, tutti i contenuti multimediali durante una chiamata FaceTime con il contatto che appunto state chiamando. Provo a farvelo vedere, purtroppo non posso mostrarvelo al 100% in quanto l'iPhone 12 in mio possesso non ha ancora iOS 15.1, non ho fatto ancora in tempo ad aggiornarlo, comunque spero mi capiate lo stesso. Facendo partire adesso una chiamata sull'iPhone che non ha iOS 15.1, una chiamata FaceTime, come vedete qua in alto abbiamo i classici controlli, quindi quello per attivare e disattivare l'altoparlante, attivare e disattivare il microfono, attivare e disattivare invece il video. Adesso vi faccio vedere che i controlli cambiano invece sullo smartphone con iOS 15.1. Infatti se vado ad effettuare una chiamata, ecco qua, come vedete i controlli sono cambiati qua su in alto e viene mostrato un nuovo comando, questo qua. Come vedete cliccandoci sopra appare il pop-up condividi il mio schermo, ci clicchiamo di nuovo, parte il countdown, viene messo un segnale acustico e da questo momento in avanti potrete uscire dalla chiamata e l'altra persona dall'altra parte vedrà quello che starete facendo sullo schermo del vostro iPhone. Sicuramente una funzione molto comoda e allo stesso modo ovviamente senza far partire adesso questa funzione in automatico quando andrete a lanciare un'applicazione multimediale che magari può essere non so, podcast, musica o Apple TV, ecco, facendo partire un contenuto multimediale verrà mostrato anche dall'altra parte all'altra persona, quindi una funzione secondo me molto interessante che può essere sfruttata in molteplici modi, soprattutto in ambito professionale. Altra novità sicuramente interessante è quella che ci permette di andare a scegliere se attivare la modalità macro all'interno della fotocamera oppure no. Io ovviamente l'ho disattivata immediatamente. Per quale motivo? Sicuramente la modalità macro è una funzione molto carina che è piaciuta davvero a tante persone da quando è stato lanciato iPhone 13 Pro con il nuovo iOS 15, perché ricordo che comunque è una funzione software. Comunque perché dà fastidio sempre a tutti? Perché tenendola attiva la fotocamera va a fare uno switch davvero molto brutto in maniera automatica quando ci si avvicina molto ad un soggetto, mentre disattivando la modalità macro questo non avviene. Però chiaramente la modalità macro non entra in funzione in automatico, bensì per attivarla dovremo andare a ricorrere alla fotocamera grandangolare. Però Apple, mannaggia a te, non c'è nessun avviso che ci spiega insomma che in quel momento la modalità macro è attiva. Io non vedo l'ora che arrivi in questo piccolo, non so, un'iconcina, basterebbe veramente poco in realtà, però dai, su Apple, con la prossima release voglio un'icona che mi dice che in quel momento è attiva la modalità macro, Altra novità di iOS 15.1 è quella di poter visualizzare il Green Pass direttamente all'interno dell'applicazione Wallet, ma non attraverso sto card come vi ho mostrato anche in un video dedicato qua sul canale, bensì Apple ha aperto le porte alle applicazioni del governo, se non erro, ovvero Io e Immuni, e semplicemente tenendo installate queste due applicazioni sull'iPhone potrete aggiungere il Green Pass ad Apple Wallet. Attualmente non si può ancora fare, sicuramente toccherà un aggiornamento all'app Io e ad Immuni per introdurre questa funzione ed essere compatibile al 100% con l'app Wallet, ma sicuramente è questione di giorni.
Ok, torniamo a parlare di fotocamera, ce ne andiamo subito nelle impostazioni, scorriamo giù fino a trovare appunto la voce inerente, entriamo in formati ed ecco qua che vedremo una nuova voce, ovvero Apple ProRes. Finalmente è arrivato, Apple ce l'ha promesso dal momento in cui ha lanciato i nuovi iPhone 13 Pro e io non vedevo veramente l'ora di avercelo. Tranquilli, lo so benissimo, non vi ho ancora fatto il video completo su iPhone 13 Pro, ma arriverà veramente a breve, quindi restate connessi e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché sarà un video veramente molto interessante. Comunque, che cos'è il ProRes? Il ProRes è un codec di acquisizione video proprietario Apple che viene utilizzato in ottica professionale. Infatti attraverso questa funzione, una volta attivata, è possibile mostrare i controlli della fotocamera per il ProRes. Il ProRes è uno dei formati più noti per la post-produzione video professionale, come vi dicevo, e Apple ci tiene a precisare che un minuto di video in ProRes HDR a 10 bit corrisponde a ben 1,7 giga in HD e 6 giga in 4K. Cioè, assurdo, veramente assurdo, parliamo di un minuto, quindi non è sicuramente una funzione che vi consiglio di abilitare a meno che non utilizzate l'iPhone per fare video professionali, e vi dico che con questo iPhone 13 Pro è possibile, finalmente si può fare. La funzionalità ProRes è supportata fino a 30 fps per i video in 4K e 60 fps per i video in 1080p. Ecco per quale motivo io quest'anno, per la prima volta in vita mia, ho deciso di prendere l'iPhone da 256 GB per poter sfruttare al massimo la qualità video, sfruttando anche appunto l'acquisizione in ProRes, perché sembra promettere veramente molto bene. Fatemi sapere se volete un focus dedicato sul comparto foto e video di questo iPhone 13 Pro. Ok, per la prossima novità dobbiamo spostarci all'interno dell'applicazione Traduci. È sicuramente una novità meno interessante rispetto a quelle che vi ho mostrato fino adesso, ma insomma l'abbiamo trovata e mi sembra giusto menzionarla. Andando qua nelle lingue di traduzione disponibili, ora è stato aggiunto anche il cinese mandarino e la Cina continentale. Stop, volevo farvi vedere questo, ma so benissimo che non servirà a chissà quante persone, però comunque c'è, è una novità di iOS 15.1 e mi sembrava giusto menzionarvela. Quando viene rilasciato un aggiornamento lo si rilascia sì per portare novità, ma anche per correggere dei bug, e iOS 15 di bug ne aveva. Mi sono appuntato qualche correzione qua sul mio iPhone 13 Pro, ovvero l'applicazione foto adesso non mostra più uno spazio di archiviazione fuori di testa. Prima era un pochettino sballato, mentre ora mostra quello giusto fondamentalmente. L'app meteo sballava la temperatura, mentre ora è tutto risolto, quindi andate tranquilli, torna affidabile come una volta. La riproduzione audio di contenuti multimediali, video o audio veniva bloccata quando si bloccava lo schermo. Ora questo non succede più, andate tranquilli. Molto spesso le reti wifi disponibili non venivano mostrate, anche questo problema è stato fissato, e sono stati fissati anche gli algoritmi della batteria su iPhone 12 per tararla al meglio. Quindi insomma iOS 15.1 porta con sé diverse novità non incredibili, ma anche qualche miglioramento che oggettivamente serviva, perché insomma iOS 15 quando è stato rilasciato aveva qualcosina da sistemare. Non è ancora perfetto, come detto. Per quanto riguarda la modalità macro io mi aspetto un'iconcina che ci indichi il fatto che stiamo utilizzando proprio quella funzione. Secondo me serve, inutile girarci attorno. E queste erano tutte le novità che Apple ha portato sui nuovi iPhone con iOS 15.1, quindi ovviamente io vi consiglio di aggiornare tutti i vostri iPhone.